Benvenuti a Ferrara. Io sono Elisa e oggi vi accompagnerò alla scoperta del meraviglioso Palazzo Schifanoia. Il palazzo venne costruito per volere di Alberto V d'Este sul finire del Trecento. Palazzo Schifanoia ha questo nome evocativo che significa schivare la noia, allontanare il tedio dalle fatiche di corte e dagli impegni governativi. La signoria Estense era una corte itinerante. Oltre a vivere nel palazzo municipale, la loro residenza prediletta, amavano passare altri momenti dell'anno nelle delizie estensi. Palazzo Schifanoia è l'ultima delizia rimasta in città. Entra a far parte nel 1999 della lista dei patrimoni UNESCO, insieme alla città di Ferrara e al suo delta del Po. Eccoci, ci troviamo nell'ala trecentesca del Palazzo Schifanoia, dove sono ancora visibili degli affreschi, dei frammenti con delle scene di battaglia e altre decorazioni che andavano a far risplendere queste pareti dietro di noi. Ci troviamo nel meraviglioso Salone dei Mesi del Palazzo Schifanoia. Questa sala era una sala di rappresentanza voluta fortemente da Borso d'Este, che è stato il committente. Borso d'Este è stato uno dei più importanti marchesi che hanno governato la città di Ferrara e nel 1471 ottiene da parte del Papa il titolo di duca, quindi Ferrara aumenta il suo prestigio a livello nazionale ed europeo. Alle mie spalle troviamo gli affreschi maggiormente conservati della parete est, dipinti dal pittore dell'officina ferrarese Francesco del Cossa, che insieme ad Ercole de Roberti ed altri pittori del tempo nel 1469 dipinsero tutto questo grandissimo salone. Si tratta di uno dei cicli pittorici a tema profano più studiati e più estesi del Rinascimento. Qui l'arte diventa lo strumento di autopromozione e celebrazione di tutte le imprese promosse dalla corte, in particolare dal duca Borso, che compare più volte nelle scene cortigiane. Ogni riquadro rappresenta un mese dell'anno ed è diviso in 3 livelli. Nel livello superiore trionfano i grandi dei dell'Olimpo greco, che si trovano nella fascia celeste a protezione del mese e dettano le specifiche caratteristiche di ciascuno di essi. Al centro troviamo i segni zodiacali e 3 enigmatiche figure corrispondenti ai simboli astrologici delle varie costellazioni. In basso viene teatralmente messa in scena la vita di corte ai tempi di Borso d'Este, rappresentato più volte per ogni mese, intento a svolgere le principali mansioni del buon governo, prima virtù fra tutte la giustizia. Ci troviamo nella Sala delle Virtù, un'altra importantissima sala dell'appartamento ducale di Borso d'Este. Si tratta di un vero e proprio scrigno dorato, dove il soffitto ligneo la fa da padrone, insieme alle raffigurazioni delle virtù teologali e cardinali, che dovevano aiutare il duca a amministrare la giustizia correttamente e lo dovevano ispirare. Vengono inoltre raffigurati nel soffitto tutti gli emblemi, cioè i simboli che Borso d'Este sceglie per il proprio governo. Il più importante fra tutti, l'unicorno, questo animale mitologico che aveva il potere, attraverso il suo corno, di purificare le acque. È un concetto legato alle bonifiche del territorio che Borso d'Este promuove sia per questa zona di Ferrara che per le zone delle campagne limitrofe. Tra le varie modifiche promosse da Borso d'Este nel 1465, oltre al Salone dei Mesi e all'appartamento ducale, ci fu appunto questa intenzione di voler abbellire anche nella parete esterna il Palazzo Schifanoia. Alle mie spalle vediamo l'esempio di come doveva essere la facciata dipinta con questi affreschi dai colori brillanti a finti marmi con i lacunari. Immaginiamo che fungesse da quinta teatrale, come una scenografia che andava ad arricchire gli spettacoli e i banchetti di corte che si tenevano qui al Palazzo Schifanoia. Schifanoia è un viaggio nel tempo, un incontro con la magia del Rinascimento. Se volete scoprire Ferrara e la sua storia e la sua bellezza, questo è il punto perfetto da cui partire. Non vediamo l'ora di accogliervi.
Opera Streaming. In the heart of opera.